Ho ricevuto una lettera. Sulla busta c'è scritto Mary, il nome di mia moglie. È assurdo, non può essere vero. È ciò che continuo a ripetermi. Le persone morte non possono scrivere una lettera. La lettera dice di incontrarla al nostro posto speciale. Vice City? Ultimamente sul mio canale di streaming ho deciso di rivisitare una delle mie saghe preferite, ovvero Grand Theft Auto. Potrebbe essere una sorpresa per molti, dato che mi conoscete principalmente per il survival horror, ma uno dei videogiochi che ricordo meglio della mia infanzia è proprio GTA Vice City. Avevo circa 10 anni, mi sono innamorata della saga e nel corso degli anni ho giocato anche i capitoli successivi. Il mio GTA preferito attualmente è GTA 4, che purtroppo non ho più nella collezione, ma adoro anche molto Bully e spero tantissimo che un giorno questo gioco abbia un secondo capitolo. Oltre al gameplay però, ciò che mi ha sempre affascinata e tenuta incollata allo schermo erano tutti i miti e misteri che circolavano su questi titoli. Credo che anche voi ricorderete leggende come il Bigfoot, il Leatherface, gli UFO, il programma Epsilon, le auto fantasma o addirittura il fantasma della madre di CJ. A me hanno sempre affascinato e ho una cultura davvero ampia su tutti questi miti. È proprio per questo che quando ho scoperto l'esistenza della mod di cui vi parlerò oggi in questo video, ho sentito un po' le stesse sensazioni. La storia mi ha trascinato in un rabbit hole davvero molto interessante. La cosa che mi ha spinto ancora di più a parlarvene è il fatto che questa mod unisca due delle mie saghe preferite in assoluto, GTA e Silent Hill. Mentre ero alla ricerca di qualche mod horror da portare sul mio canale, un titolo ha attirato la mia attenzione: Silent Hill Exotica. Cercando il nome della mod su Google, però, come primo risultato troviamo la pagina wiki dei miti sulla serie di GTA. Qui si dice in poche parole che si tratta di una mod per Xbox creata nel 2016 dall'utente Gambi, che convertiva GTA Vice City nella città di Silent Hill, includendo le varie creature della serie, la nebbia e i protagonisti James Sunderland ed Heather Mason. Il plot twist? Fino al 2023 si pensava che questa mod fosse completamente falsa. Le uniche immagini presenti su internet in quel periodo che la mostravano erano queste. Praticamente foto a bassa risoluzione scattate direttamente su una TV. Esistevano inoltre solo video vecchi e tagliati caricati online. Nella descrizione non esisteva alcun link funzionante né file scaricabile. Questo ha portato molti a dubitare della sua esistenza. Tutto rimase così fino a quando un utente di nome Menuskip nel 2023 ha postato su Reddit questo post. Trovato Silent Hill Exotica, mod perduta di GTA Vice City che si credeva fosse un mito. Nel post l'utente racconta di aver comprato per puro caso un Xbox moddata su eBay e di aver trovato la mod perduta Silent Hill Exotica ancora installata all'interno, confermando così che fosse reale e che si fosse trattato di un vero e proprio caso di lost media. Invidio sempre molto le persone che fanno ritrovamenti del genere acquistando casualmente su eBay. Tutta questa storia mi ricorda un sacco l'era delle creepypasta in cui i protagonisti trovavano sempre nel soffitto oscure ed abbandonate cartucce maledette, eccetera eccetera. Che poi nell'ultimo periodo un utente, sempre su eBay, ha comprato l'ennesima vecchia Xbox che si è scoperto essere di uno sviluppatore Rockstar e conteneva la beta di GTA 4. Quanto vorrei capitasse anche a me un giorno. Comunque nel post l'utente ha allegato sia il suo gameplay per mostrare la mod, sia il file scaricabile accessibile a tutti, preservando ufficialmente la mod. Che dite se ci diamo un'occhiata insieme? La mod inizia con l'intro completa di Silent Hill 1, seguita da un caricamento rapido con il titolo Silent Hill Exotica, dopodiché veniamo catapultati direttamente nel gioco. James Sunderland è fermo a osservare fuori dalla finestra il caos che è diventata Vice City. Suona la sirena e Vice City si trasforma nella città di Silent Hill, infestata da nebbia e mostri, il riflesso delle paure e degli incubi del protagonista. L'obiettivo di James resta trovare sua moglie Mary, ma la mod non presenta una vera storyline, è una semplice modalità free roam in cui bisogna sopravvivere eliminando più nemici possibile. Aprendo il menu modificato a tema possiamo vedere in evidenza sulla mappa alcuni punti di interesse visitabili, ma non tutti hanno un segnalino per accedere agli edifici, e anche quando si riesce ad entrare non c'è praticamente nulla da fare. James non l'ha nell'inventario, ma si sente comunque il classico rumore di statico proveniente dalla misteriosa radio della serie di Silent Hill che segnala la presenza dei nemici vicini. In pratica è quasi inutile perché i nemici sono letteralmente ovunque e spawnano continuamente intorno a noi. Durante l'esplorazione di questa Silent Hill Vice City saremo costantemente circondati da creature della serie. Da Silent Hill 2, i Line Figure, i Mannequin e Pyramid Head. Da Silent Hill 3, le Nurse, i Closer, gli Insane Cancer e i Numb Body.
Curiosamente ho notato un secondo modello di nurse presente, oltre a quelle di Silent Hill 3, le Dark Nurse viste nei film, riconoscibili dal volto sfigurato. Ci sono inoltre due modelli particolari, un cane infetto e una creatura non identificata che non provengono da Silent Hill e sembrano essere asset generici. In questa versione di gioco sono disponibili vari cheat come il salto potenziato, l'invincibilità e poter spawnare auto e armi. Come detto è un sandbox puro, si sopravvive eliminando nemici, il tutto accompagnato da musica di Silent Hill 2 in background e frasi di James in sovraimpressione come «Mary, sei davvero in questa città? È ridicolo, non può essere, è ciò che continua a dirmi. Mary è morta di quella stupida malattia 3 anni fa. Forse intende il parco sul lago». Nel mio gameplay ho iniziato a prendere a pugni vari mostri, poi ho fatto spawnare alcune auto per muovermi liberamente. A un certo punto sono riuscita a far comparire 2 veicoli assurdi che hanno reso tutto esilarante, quasi come fosse un sogno febbrile. Voglio mostrarvi queste scene senza alcun editing, semplicemente guardate. Purtroppo non ho registrato la mia reazione, ma vi giuro che stavo letteralmente piangendo dal ridere. Guardando altri gameplay ho scoperto che si può cambiare il modello di James con quello di Heather Mason, quindi ho iniziato a premere i tasti a caso e, oltre ad aver lasciato mi piace ed iscrizione al canale di Pixel Kiwi, alla fine ci sono riuscita. Cioè, sono riuscita a cambiare e usare modelli come quello di Wesker, Hank, Kendo, Sherry, Jill, Leon, Rebecca, Ashley, Ada, Marvin, Mark e persino il mercante, ma di Heather nessuna traccia. Ci ho provato per almeno 10 minuti, senza successo purtroppo. Non avendo missioni e nessuna conclusione, ho semplicemente smesso di giocare con questa scena qua. Aspetta Kiwi, ma per quale motivo in una mod a tema Silent Hill ci sono i personaggi giocabili di Resident Evil? Ho scoperto che lo stesso creatore, oltre ad aver lavorato alla mod Silent Hill Exotica, ha anche realizzato la mod Resident Evil Exotica. Resident Evil. Si tratta praticamente dello stesso identico gameplay, con delle modifiche. I nemici diventano gli zombie della serie di Resident Evil, il protagonista Tommy Versetti indossa l'uniforme RPD di Leon Scott Kennedy e in sottofondo ci sono le host di Resident Evil 2. In questa versione l'interfaccia è leggermente diversa e a un certo punto si può avere un compagno NPC che aiuta durante l'avventura, ma per il resto è identica a Silent Hill Exotica. Di questo modo sono riuscito a trovare solo un gameplay caricato su YouTube dall'utente Demon27248 senza alcuna traccia di un download funzionante. Al momento quindi Resident Evil Exotica è considerabile un vero e proprio lost media, magari destinato a saltare fuori prima o poi da qualche vecchia Xbox comprata a pochi euro su eBay. Da amante di GTA Silent Hill Exotica è il sogno febbrile di cui avevo bisogno nella mia vita.
Dopo aver visto questo video andate anche voi a dare un'occhiata alle vostre vecchie console abbandonate, magari anche voi potreste nascondere qualche piccolo tesoro come questo. Questo era tutto ciò che ho trovato a riguardo. Cosa ne pensate? Conoscevate questa incredibile mod Silent Hill Exotica per GTA Vice City? Avete anche voi intenzione di avventurarvi nella nebbiosa città di Vice City? Perché se volete provarla potete trovare su Google con una velocissima ricerca il link scaricabile della mod. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo. Se non volete perdervi altri video come questo, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un mi piace, commento e punti AI per supportare questo video. Ringrazio tutti i miei abbonati Patreon e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!